Ciao a tutti ragazzi, siamo su Marvel Spider-Man 2 per fare una lista dei costumi che mi sono piaciuti di più. Aiuto, non avrei dovuto partire. È tutta una mia classifica tutta soggettiva, vorrei ricordarvi. E iniziamo dall'ultima posizione, il costume che mi è piaciuto di meno. Ovviamente alla fine, dopo la prima posizione, ci sarà un bonus e iniziamo con i primi due costumi. Ho messo due costumi alla 10ª posizione. Iniziamo. Costume ragnatela, cioè costume di Raimi. In questa posizione è la 10ª posizione solo perché gli altri costumi mi piacciono di più. E in questa posizione avrei voluto fare una cosa estetica. Ho fatto una cosa estetica, perciò non è in prima posizione, se no sarebbe stata una roba di nostalgia, visto che Raimi è il miglior Spider-Man secondo me dopo Andrew, perché Andrew è quello che fa più battute, quello divertente, è il classico Spider-Man di quartiere. Tobey è sempre serio, tutte sulle sue, perciò sì, c'è anche nella quello di Spider-Man questo costume. L'ho messo qua soprattutto perché con le ali a ragnatela non ci sta bene, visto che è una cosa brutta da vedere sul costume di Raimi, anche se è molto bello esteticamente. Ma passiamo all'altro costume. Il costume di Raimi ma nero. Il costume, come stavo dicendo, come si chiamava, scusa? Il costume ragnatela simbionte, come l'hanno chiamato nel gioco. È in questa posizione, in 10ª per lo stesso motivo dell'altra, ma è superiore alla versione rosa e blu perché il simbolo è diverso. Cosa è passato Sandman? Ok, scusate. Ok, stavo dicendo, ha un ragno bellissimo, meglio di quello rosso e blu, perciò sta sopra. Però ragazzi mi fa ridere che se andiamo nella versione foto mettiamo espressione volto, si muovono gli occhi di Raimi. Raimi che muove gli occhi è una cosa strana. Ok, a parte questo, io ho messo in questa posizione. Passiamo alla 9ª posizione, nuovo universo. L'ho messo qua perché un nuovo universo è uno dei miei film preferiti. Raimi la saga di Raimi, cioè quella dei costumi precedenti, diciamo che è al terzo posto tra le saghe di film preferiti. Un nuovo universo sta al primo posto, e poi questo costume che si muove tutto così a scatti, a tema per il film di Un nuovo universo, è bellissimo. Poi un costume davvero stupendo, colori bellissimi, è il costume classico ma meglio, è bellissimo, richiude tutto lo stile fumettistico ed è davvero una versione bellissima per il nostro amichevole ragno di Peter preferito. Cioè, se poi andiamo nella modalità foto, come muove gli occhi è una cosa stupenda. Cioè, guardate come muove gli occhi, sono proprio animati come nel film. Forse tranne gli occhi chiusi, ma ok, quello non vi disturbo più di tanto. E adesso passiamo all'8ª posizione. Sempre un costume di Un nuovo universo. Ecco a voi Spider-Man Noir. Ho messo così solo perché c'è il mantellino così, e io detesto i mantelli sui costumi di Spider-Man, perché a me piace Spider-Man, perché però così sembra che vuole, per questo l'ho messo così. Cioè sembra tipo che lui non poi sarebbe stato bello se avessero messo il gioco, tipo che avrebbero potuto mettere l'opzione in bianco e nero come per questo costume. Però a parte questo, mi piace che è davvero bianco e nero e non toglie mai i colori, sta sempre sul nero e sul bianco.
e diventava praticamente una figura nera che volava. Poi i costumi col mantello di Spider-Man non l'unico pro che hanno, però ho messo questo perché, come ho detto, un universo è un film che mi piace e perché col mantello sembra che sta volando. Col costume simbionte. Aspettate, devo farlo. Costume simbionte fatto dall'Insomniac proprio per questo nome, proprio per questo gioco, scusate. Tentacoli bellissimi, c'ho delle abilità bellissime. L'ho messo in 7ª posizione, la versione simbionte e non la versione un po' più classica che si ottiene. Un attimo che scendiamo per spiegarvi, perché ha tipo tutto questo, vedete, sembra più cattivo, più che vuole proprio menarti, ecco, che sei più cattivo, più Venom, ecco, così posso definirlo, più Venom. E io i costumi che sembrano, cioè con questo costume sembra proprio che è cattivo, sembra cattivo, non solo a me, cioè sembra che ti vuole menare ogni secondo, cioè. È stupendo. Poi ste ragnatele nere sono la cosa più bella di questo mondo. L'ho messo più in basso della versione classica che sta alla 6ª posizione per una ragione soltanto. Che la versione classica mi piace, cioè mi piace la versione classica, cioè il classico non si batte come si suol dire, cioè ovvio puoi migliorare una cosa ma non superare il classico, puoi migliorare il classico ma non superarlo. Le acrobazie con le ragnatele sono state migliorate nel corso degli anni, ma non sono mai state superate, sono state solo aggiornate per i tempi, però vedete che comunque l'oscillazione rimane questa. E a pensare che del vecchio gioco di Spider-Man 2 del 2004 hanno ripreso questa, e io adoro un'acrobazia specifica che speriamo che mo la fa. Lo spero tantissimo, perché è una pose iconica di Spider-Man. Oh dai, la fai, Peter. Vabbè, anche se questo avvitamento, però come siamo passati a parlare dei costumi, ecco, quando si mette così è bellissimo. Poi vabbè, la cosa che si mette qua sugli angoli del palazzo accovacciato è bellissimo. Cioè così, se lo metti di notte, se fosse di notte questo l'avrei messo in prima posizione, guarda, se contassimo pure come stanno gli orari del giorno. Perciò l'ho messo in 7ª posizione, anche perché il ragno è più crudele, sembra più cattivo e ci sta, cioè, però questi occhi così non mi piacciono, perché è tutto così, con tutti tipo sti lineamenti, ecco, non sapevo come chiamarli, e per questo non mi sta in questa 7ª, però adesso passiamo alla 6ª posizione. Venom classico versione base. Ragazzi, se questo costume mi piace, è Venom classico, è bellissimo, non mi potete dire di no, guardatelo. Poi c'ha gli occhi grandi come piacciono a me, per questo Amazing per me è meglio di Raimi, senza offesa Raimi, sei bellissimo, sei figo, però cioè, oh, guardate come, cioè è bellissimo. Comunque, un'altra motivazione per cui l'ho messo qua, scusate, è che è iconico, è iconico, non mi potete dire di no. C'ha questo ragno che io adoro, perciò io passerei alla 5ª posizione. Alla 5ª posizione, Amazing 2. Il costume è dedicato ad Amazing Spider-Man 2, il miglior
uno tra i migliori film. E aspetta ragazzi, i veri fan capiranno so che sto per fare. Io adoro questo costume per poter fare una cosa. Ed è questa. Poter fare la cosa del film. Che io adoro Amazing 2 come film. Electro è bellissimo, c'ha dei bellissimi poteri. C'è Rhino, poi c'è pure Goblin. Il costume è bellissimo. Che cosa volete di più? Ok, forse è tra i film più odiati di Spider-Man. Andrew dicono che fa schifo, però per me è uno tra gli Spider-Man più belli che esistano. Spero che Tom Holland con la quarta posizione... Aspettate ragazzi, devo completare una missione. Scusate, è che questi non si trovano facilmente. Eccolo! Mr. Negative ragazzi. Sì, sto raccogliendo, sono a 35. Se volete pure una classifica dei Spider-Bot, che io dico che sono tutti bellissimi. Però se non sbaglio c'è un costume a tema, se non sbaglio, vabbè, Cross the Spider, questo è bellissimo, insieme a quello di un nuovo universo. Però c'è tipo quello di Gwen Stacy, è bellissimo. E comunque stavo dicendo, ancora non ho finito tutto il gioco, cioè mi manca ancora un po' per finire. Vorrei finirlo presto e con voi ovviamente quando farò anche Spider-Man 2 dopo Miles Morales cercheremo di finire tutti i giochi. Comunque stavo dicendo, Amazing 2 comunque mi piace. È un buon costume, funziona bene, è un misto tra il classico e il nuovo, ci sta benissimo. Per me è uno tra i migliori Spider-Man che esistano. L'unico difetto è che non muove gli occhi, o se no sarebbe... Però, come ho detto, pure il ragno è bellissimo. C'è tutto questo ragno allungato. Scusate se il costume è un po' rotto perché ci sono i danni da caduta. E passiamo alla quarta posizione. Medaglia di legno va al costume ibrido. Scusate se questi ultimi costumi saranno un po' rotti, però possiamo vederli bene aggiustati e con la modalità foto, così potete vederli bene. L'ho messo qui perché lo adoro il ragno. È un misto tra il costume potenziato, quello tutto nero di Far From e Iron Spider, e io adoro questa cosa. E nel finale di Spider-Man No Way Home io adoro questo costume, questo oro, questo nero, questo rosso, è bellissimo. Scusate, mi sono fatto prendere. Poi ho detto che Tom Holland non è tra i miei Spider-Man preferiti, però alcune volte esce fuori con qualche costume che se non fosse per questo, se non fosse per il fatto che Tony Stark gli fa il costume classico, io lo metterei proprio in prima posizione come Spider-Man, invece finisce all'ultima. Spero con Spider-Man 4, come ho detto, possa redimersi come Spider-Man. Cioè c'è una lotta tra i fan, qual è il peggiore, o Tom Holland o Andrew Garfield, e Raimi è il migliore. Cioè, la cosa, ho appena fatto una mossa iconica che si fa sempre nei cartoni animati, che tu sai sempre all'ultimo. Non so come fanno. Beh, passiamo allora alla terza posizione, cioè la medaglia di bronzo. In terza posizione mettiamo Iron Spider classico. Sapete quanto adoro Iron Spider, sapete quanto adoro gli Iron Spider, però l'ho dovuto mettere con la medaglia di bronzo perché gli altri due per me sono migliori. Comunque è un buon costume, funziona bene. Poi le zampe da ragno, ragazzi, ve lo devo far vedere. Scusate che avevo messo le cose, però guardate le zampe come escono perfette.
Cioè, escono perfettamente dai buchi e io adoro questa cosa. Ok ragazzi, modalità foto. Cioè, ora ve lo faccio vedere bene. Vedete come esce bene? Cioè, poi guardate, cioè con tanti costumi questa cosa di... Ok, scusate, torniamo al nostro. Per questo sta in questa posizione solo per un motivo. Pochi colori. Cioè, è praticamente sono i colori di Iron Man, ma con la divisione a tema Spider-Man. Solo per questa ragione lo metto in questa posizione. Non sto dicendo che è un brutto costume, anzi se sta in terza è pure bello, però secondo me con questa versione potevano fare decisamente meglio. Perciò passiamo alla medaglia di argento per MCU Classic Iron Spider dell'MCU, che anche questo ha le zampe fatte meglio. Vediamo se me le farà vedere in questo video. Spero di sì, perché ve le vorrei far vedere. Che anche qua le zampe cambiano, come avete visto. Originalmente sarebbero bianche. Ok, posso farvelo vedere? Ok. Vedete come sono le zampe? Cioè, è colorato il costume. Cioè, è colorato. Vedete le zampe tutte dettagliate. Cioè, se aggiungessimo la moto... Cioè, guardatelo. Solo per sti occhi quadrati, molto tendenti al quadrato, però... Oh, io avrei paura di affrontarlo. Guarda, vediamo all'interno del suo braccio. Altro che testa vuota, lui ha un braccio vuoto. Cioè, guardate come... Cioè, è bellissimo da usare, l'ho usato per la maggior parte di Marvel Spider-Man 2. Lo uso ancora tanto tuttora, solo che nel primo gioco, questo qua che sto facendo, Marvel Spider-Man, l'ho usato pochissimo, anche se è il mio costume preferito di tutto il gioco dopo il classico. Qua il classico mi è piaciuto di meno, invece nel primo gioco mi è piaciuto di più, non so perché, forse con tutti quei costumi è sceso, ma io dico di passare all'ultimo costume, cioè al primo costume, alla prima posizione. Costume finale di Tom Holland, costume blu, rosso e blu nuovo, costume finale di Tom Holland, quello che userà in Spider-Man 4, dove spero che si redimerà. E ragazzi, diciamo che è una figata pazzesca, ma lo vogliamo dire? Guardate come... guardatelo, è Spider-Man. Ops, scusate. Vabbè, tanto vi sto facendo vedere un combattimento. Vi voglio far vedere come me la cavo in questo gioco. Mi siete appiccicati? Fortunato che non c'è la mia abilità preferita. Bella. Ok, amico, preparati. E vabbè ragazzi, i colpi di grazia sono la cosa più bella di questo mondo. Oh, sì. Peter, tranquillo, Sono andati. Comunque, sì, mi piace perché è il costume classico. È il costume classico solo con i ragni più belli. È il costume classico con i ragni più belli. E vabbè, lui si merita la medaglia d'oro, best costume di Spider-Man. Ma io passerei alla versione bonus. Pronti? Ultimo costume di Peter Parker di questa classifica, il costume potenziato di Far From Home. Versione bonus tra la 10ª e l'11ª posizione. Per me sta fuori da questa top 10, però
è molto molto bello. Questo nero e rosso con questo simbolo bianco dietro. I colori di questo sono messi molto bene. Si vede proprio che sapevano cosa stavano facendo quando l'hanno creato. Però non è tra la mia top 10. Grazie per la visione, per aver visto i miei 10 costumi più uno preferiti di Peter Parker. Tranquilli, uscirà anche la versione di Miles, che ovviamente farò perché Miles Morales ha dei bei costumi anche lui. Grazie per la visione, lasciate like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nella prossima parte. Ciao!